Ciao a tutti ragazzi, sono Sara Kitesurfista. Kitesurfista ma anche, come molti di voi sanno che già mi seguono da un po', anche wingfoiler. Da ormai 5-6 anni pratico ed insegno questo sport meraviglioso. Vorrei rispondere oggi a questa domanda che mi fate moltissimi. Sara, come si mantiene al meglio l'attrezzatura da wingfoil? C'è un po' di bordello fuori perché c'è la feria qui a Tarifa, quindi stanno passando tipo cavalli, persone, autobus. Vabbè, spero che l'audio sia comunque ok. Dunque, giacché l'attrezzatura da wingfoil costa un bel po', vi consiglio vivamente di seguire i seguenti consigli, che vengono ovviamente da anni di esperienza. Ho visto rotture, riparazioni, milioni di cose ho visto succedere all'attrezzatura di wingfoil e di kitesurf, vi posso assicurare. Riparare è caro e l'attrezzatura perde molto valore quando si rompe, quindi mi raccomando, mantenete la vostra attrezzatura al meglio affinché possiate anche venderla ad un prezzo giusto ed anche a farla durare più a lungo. Vi dividerò il video in 3 parti: come fare manutenzione del wing, come fare manutenzione della tavola e infine come fare manutenzione del foil set. Questi sono in ordine, diciamo, crescente in termini di prezzo. Il wing. Partiamo da gonfiare il wing con la pressione corretta. È una cosa molto importante da fare, non sottovalutatelo. Ogni wing, tipo questi della Duotone, ce l'hanno sul canopy, come potete vedere. Ogni brand vi scriverà o nelle istruzioni o nel wing stesso a quanti psi deve essere gonfiata la vostra wing. Ogni pompa, tipo questa della Duotone, ha una specie di manometro per misurare i psi, quindi mi raccomando, mettete la pressione giusta nel wing. Cosa può succedere? Se sforate, diciamo che il bladder a lungo andare potrebbe allentarsi e quindi rompersi. Se mettete meno pressione, meno aria, la wing potrebbe semplicemente performare male. Ci sono anche questi aggeggi, vi metto il link in basso, che gonfiano automaticamente. Alcuni anche metti il PSI e gonfiano in automatico la pressione giusta. Questo è un po' un lusso. Mi raccomando, se camminate a lungo con la wing in aria, mantenetela in aria, si dovrebbe automantenere col vento di fatto. Cercate di non trascinarla, soprattutto se ci sono rocce o sassi o detriti di qualsiasi genere e sorta che potrebbero rovinare la parte gonfiabile o la canopy. Non lasciare a lungo il sole la wing, non lasciare niente al sole a lungo in generale. Questo vale per i kite e per 1000 altre attrezzature di questo tipo. I raggi UV sono sempre nemici dell'attrezzatura. Se la dovete lasciare per tot minuti o mezze ore, mi raccomando, almeno togliete un po' d'aria. Il wing e il bladder, anche sotto i raggi solari, soprattutto quelli potenti, potrebbe esplodere e non va bene. Quindi mi raccomando, togliete un po' d'aria almeno. A mio parere, mai mettere la wing parcheggiata vicino alla tavola col foil e attaccata a uno strap. O se lo dovete fare, abbiate l'accortezza di mettere le covers dei foil o un casco sopra, qualcosa che protegga il wing da flipparci basicamente sopra con qualche turbolenza di vento e quindi aprirsi in due la canopy. Questo l'ho visto succedere un sacco di volte e a un sacco di persone in spiaggia. È anche successo a me una volta. Mannaggia a me. Non lavate mai il wing con l'acqua dolce dopo la sessione, non è necessario. Sì, è importante farlo asciugare bene. Che sia acqua di lago, soprattutto acqua di lago, ma anche acqua salata, fatela asciugare bene, è più che sufficiente. Se possibile, sì, lavate il liscio ogni tanto. Piegate bene il wing dopo ogni sessione. Come potete vedere è importantissimo, fate in modo di tenere il bladder bello disteso e in ordine finché la piegate. Fate attenzione anche a non piegare le finestre, qualora ci fossero. Ogni wing, ogni brand fa anche dei video esplicativi su come vanno di fatto piegate correttamente le wing stesse, quindi fateci caso. Per ultimo, fate anche attenzione a quando chiudete la sacca della wing, non zippate dentro la tela, la canopy della wing, altrimenti anche così si potrebbe rompere. Fate le cose con calma. Passiamo poi alla tavola. La tavola e il foil set lavateli dopo ogni sessione se possibile, per evitare la corrosione data da acque salate soprattutto. Controllate anche di non aver rotto la tavola in qualche punto, soprattutto se state usando una tavola rigida. Controllate sempre, just in case, se ci fosse bisogno di fare qualche riparazione. Meglio ora che in un secondo momento che magari l'avete già usata ed è già entrata acqua. Vi consiglio anche di togliere spesso o allentare gli straps
dopo ogni sessione. Come potete vedere, alcuni pads potrebbero rovinarsi tenendo gli straps a lungo ben agganciati e fissati. Soprattutto con tavole rigide vi consiglio di mettere sempre la cover, compratela se non ce l'avete o fabbricatevela un po' come vi pare, però non sottovalutate il pericolo di girare o mettere avanti e indietro una tavola rigida per la macchina o da qualche parte, perché in un secondo si può sbeccare e quindi poi può entrare acqua, bisogna ripararla. Una volta riparata una tavola perde un sacco di valore. Per quanto riguarda le tavole gonfiabili, anche lì mettetela via piegata bene. Vi consiglio anche ogni tanto di aprirla a casa se non fate wing foil per lungo periodo. Finiamo poi con la manutenzione del più caro di tutti gli elementi, ovvero il foil set. Innanzitutto, quando lo stiamo usando, occhio a entrare e uscire dall'acqua, a non strisciarlo nel fondale, se fosse di rocce o qualsiasi tipo di cosa ci fosse. Attenzione massima, perché un foil set anche strisciato perde valore. Laviamo sempre il foil set dopo ogni sessione, se possibile, soprattutto se è in alluminio. C'è da fare infatti una differenza tra i foil set in alluminio e i foil set in carbonio. In generale i foil set in carbonio hanno bisogno di meno manutenzione, si corrodono molto meno con il tempo. Difatti costano un sacco in più dei foil set in alluminio. Per quanto riguarda i foil set in alluminio, vi consiglio di smontarli spesso, non lasciarli lì armati a lungo. Lavate spesso ogni parte del foil set in alluminio, ed anche, se volete, soprattutto con i foil set in alluminio, vi posso consigliare di usare anche questo prodotto, ve lo linko in basso, da mettere sulle viti, che basicamente limita un po' nel tempo la corrosione. Occhio però, bisogna metterne pochissimo, altrimenti si potrebbero fissare lì troppo a lungo. Cercate di evitare di lasciare montato un foil set troppo lungo, se in alluminio soprattutto, perché potrebbero fissarsi le viti. In generale invece un foil set in carbonio può anche essere lasciato lì. In ambo casi evitiamo di lasciarli al sole, se sono al sole mettere le covers. Con i foil set cercate di usare tools, quindi chiavi che siano Torx o Allen, per allentare e togliere le viti di ogni foil set. Usateli nuovi, che non siano sbeccati, è una cosa molto importante. Anche questi si corrodono se lasciati esposti all'acqua o all'aria solo salata, e devono essere in buono stato, altrimenti potrebbero sbeccare le viti e potrebbe essere impossibile toglierle. Questa cosa anche l'ho vista un sacco di volte. Bisogna poi agire con tipo artiglieria pesante, tipo un trapano e altre cose. In generale usate sempre covers con i foil set, molto importante. Se non ne avete, compratele o autofabbricatevele, anche con questi churros si chiamano qui, quindi queste protezioni da piscina basicamente. Insomma, ingegnatevi un po', fatevele, ma è importante che ci siano, perché appena toccano una superficie si potrebbero sbeccare o strisciare e quindi perdere valore. Spero che queste siano delle dritte utilissime per il vostro materiale da wing foil. Se avete altri consigli vi prego di scriverlo sotto, sicuramente ce ne sono 1000 altri che non mi ricordo. Questo video serve assolutamente per fare del bene a tutti, quindi scrivetelo nei commenti. Un abbraccio da Tarifa. Adesso vedo se ci sono altri cavalli giù. Ciao ciao!